È domenica, è una bellissima giornata, non so neanche se regge, ma io vi avevo promesso la seconda puntata dei 12 orologi più strani e una promessa è debito. Andiamo. Mentre andiamo nei Talk Studios vi anticipo che si tratta degli altri 6 orologi di cui vi avevo parlato lunedì scorso, e quindi anche della seconda e ultima puntata di questa miniserie di 12 orologi, i 12 orologi più strani, più particolari che mi sono capitati tra le mani negli anni. Che poi non me ne potevo stare tranquillo a casa questa domenica, no, perché dobbiamo fare il video. E quindi eccoci nella stanza degli orologi, ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Sigla. Come ho già detto, lunedì scorso abbiamo fatto questa prima puntata dei 12 orologi più strani, più particolari che mi sono capitati tra le mani nel corso di questi anni di passione e di collezionismo. Ho il computer davanti a me, così li guardiamo assieme, io li guardo assieme a voi questi orologi, li commentiamo live, così di getto, senza aver preparato assolutamente nulla, e poi mi direte nei commenti che cosa ne pensate. Ma parliamo subito del primo pezzo, che è un Baume & Mercier Riviera XXL. Ecco, questo è un orologio che non possiamo del tutto definire homage, sebbene richiami un po' le linee gentiane, cioè questo bracciale integrato, sebbene fosse in caucciù ma che comunque segue le linee della cassa, le spallette spigolose, la corona di carica esagonale, la lunetta ottagonale con 4 viti anziché le classiche 8 viti di Audemars Piguet, un quadrante devo dire abbastanza modesto anche per il costo di questo orologio, che in realtà è abbastanza basso. Se non ricordo male, all'epoca, parliamo di circa 5-6 anni fa, lo pagai 1200-1300 euro da un privato. L'ho presi per pura curiosità. Gli orologi con bracciale in gomma mi sono sempre piaciuti tantissimo, questo non faceva eccezione, sebbene in foto mi aveva convinto molto di più che poi al polso, anche a causa della sua dimensione, perché questo, se non ricordo male, è addirittura un 44 mm che, nonostante abbia le anse molto corte, come potete vedere praticamente non ne ha, in realtà sul polso è bello possente, si fa notare. In più, queste linee un po' troppo ispirate e comunque molto particolari per quello che invece dovrebbe essere un diver, o comunque nascere come orologio prettamente estivo, come potete vedere è anche un 200 metri, non mi hanno mai convinto. In realtà durò al mio polso pochissimo, probabilmente qualche ora, e in collezione soltanto qualche giorno. Forse lo restituì, non ricordo esattamente, ma comunque un orologio che non mi ha mai convinto. Credo che attualmente Baume & Mercier faccia dei Riviera, siano a catalogo. Adesso non so esattamente quali sono i moderni Riviera XXL, se sono cambiati rispetto a questa edizione, e magari ne possiamo approfittare per parlarne in un prossimo video. Passiamo però subito al secondo orologio, che non so neanche qual è. Ah, eccolo qui. Questo qui è uno di quegli orologi, e se non vedo male anche l'unico Rolex che ho messo all'interno di questa carrellata, ed è un orologio che mi pento di aver venduto. Se il Riviera XXL mi sono pentito di averlo acquistato, questo Rolex in particolare, il Root Beer, l'occhio di tigre, insomma denominato in vari modi dai collezionisti, è un orologio magnifico, soprattutto perché lo avevo preso in condizioni di NOS, in condizioni perfette. Se non ricordo male, tolsi addirittura io qualche pellicola ancora residua. Un orologio del 2006, full set naturalmente, ma comunque in condizioni strepitose. Perché me lo son tolto non voglio neanche pensarci, però devo anche dire, come ho già detto per esempio sul gruppo Telegram parlando proprio dell'occhio di tigre, che questa configurazione in particolare, per quanto bellissima, è anche una configurazione che stanca molto facilmente.
almeno me, poi alla fine si tratta di gusti personali, a causa del suo quadrante, perché questo bellissimo quadrante marrone Soleil in realtà è anche molto vistoso e accecante quasi, e diventa abbastanza difficile da portare. Non che sia un orologio che stanca, ma in realtà bisogna averne diversi per poter avere anche questo in collezione. Io invece lo avevo come unico orologio diversi anni fa, e quindi alla fine decisi di cambiarlo per prendere qualcosa di più modesto. Mi pento di averlo venduto, però come diciamo spesso gli orologi vanno e vengono e purtroppo non si può tenere tutto in collezione. Comunque un orologio davvero molto bello, che però a mio avviso viene oggi superato dal nuovo Root Beer di Rolex, il nuovo GMT 126711 CHNR, ovvero Chocolat Noir, cioccolato nero, sarebbero i due colori della ghiera. E viene superato secondo me per un motivo preciso, un po' per i colori della ghiera che appunto sono marrone e nero anziché marrone e giallo, ma soprattutto per il quadrante che, essendo nero, comunque lo rende un orologio bellissimo ma discreto ed utilizzabile con più facilità. È chiaro che parliamo di orologi di epoche diverse, con filosofie progettuali diverse, quindi sono assolutamente affiancabili, uno non sostituisce l'altro, sono due orologi diversi. Tra i due però, se dovessi scegliere oggi sinceramente prenderei il Root Beer moderno, quello ceramica. Comunque è orologio straordinario, strepitoso. Passiamo al terzo orologio, anche in questo caso un orologio da collezione, sebbene non mi abbia mai convinto e ancora oggi non mi convince. Questo è un Royal Oak 14790, ultimo Royal Oak con cassa monoblocco, sebbene da 37 mm. Non mi pento di averlo venduto perché è un orologio che in realtà al polso non mi ha mai convinto. Molto sottile, un po' troppo piccolo, ma soprattutto un quadrante bianco con indici corti, a differenza magari del classico blu con indici lunghi, poco ricercato e a mio avviso di scarso interesse collezionistico. È vero, questo orologio che pagai all'epoca poco più di 8.000 euro per un esemplare full set, oggi si trova come primo pezzo attorno ai 30.000 euro. Detto questo, continuo a dire che non mi pento, perché non è un orologio che avrei poi indossato con piacere e per fortuna non vivendo di orologi non è un problema che oggi costi di più. Certo, avrebbe potuto far piacere, ma come dico sempre, la rivalutazione di determinati orologi può essere una soddisfazione personale da collezionista, ma chiaramente non serve poi a guadagnarci, insomma, non siamo qui per parlare di speculazione o di guadagno, ma appunto di passione per gli orologi. Un bel orologio sicuramente di grande valore tecnico, però ripeto, personalmente non mi ha mai convinto, soprattutto al polso, e quindi è andato anche lui. Passiamo al quarto orologio. Anche questo un orologio molto particolare che non mi pento di aver venduto perché non mi ha mai convinto, in particolare a causa delle sue sfere cosiddette a gladio, cioè queste sfere, queste lancette ore e minuti che hanno questa particolare forma triangolare che tutti appunto conoscono per gladio. E non mi ha mai convinto anche per questa ghiera bicolore bianca e nera, non c'entra nulla la fede calcistica, anzi il calcio non lo seguo neanche, però diciamo che in generale, per quanto particolare, io credo che non sia un orologio granché riuscito, un po' per questo motivo del quadrante che si va poi a scontrare con degli indici stampati e riempiti di luminova un po' troppo economici rispetto a quello che vorrebbe essere l'orologio, ma anche per il fatto che si tratta di un classico Seamaster con funzione GMT, che onestamente trovo essere in conflitto con quello che dovrebbe essere lo scopo dell'orologio. È chiaro, si tratta di una complicazione in più che dovrebbe anzi far piacere, però è anche vero che io normalmente ricerco una certa coerenza negli orologi e dunque se un Seamaster con queste linee nasce come orologio subacqueo, sinceramente non ritengo né utile né un plus avere una complicazione come il GMT su un orologio che dovrebbe essere tutt'altro. Naturalmente opinione personale, anzi fatemi sapere se conoscevate questo Seamaster GMT e cosa ne pensate, ne parliamo assieme come sempre nei commenti. Penultimo pezzo, quinto orologio di questa serie, uno Universal Geneve che peraltro ho avuto
recentemente, l'anno scorso, un orologio con cassa in oro da 37 mm, molto bello, quadrante guilloché, sebbene di sicuro non lavorato a mano come invece dovrebbe essere, sfere Breguet, numeri romani, insomma molto bello, molto elegante, ma alla fine forse un po' troppo Breguet per essere uno Universal Geneve, che alla fine non mi ha convinto, voleva forse sembrare un po' troppo ciò che non è. Di sicuro un orologio che merita tantissimo, però ritengo che un orologio di questo tipo, soprattutto con determinate linee, forse sarebbe più apprezzabile se fosse più originale e più coerente magari con la storia della Maison. In ogni caso molto bello, grande vestibilità, probabilmente al giusto prezzo potrei anche decidere di ricomprarlo o comprarne uno simile. Ultimo pezzo, un orologio che ho cercato tanto, che mi piaceva tantissimo e mi piace ancora tanto, un orologio dove ci ho lasciato il cuore, come si dice a Roma, l'ho presi proprio a Roma tra l'altro, un Willier riedizione di un cronografo reverse Panda, con all'interno un classicissimo Vajou 7750. Un orologio molto carino, nonostante fosse un 37 mm, in realtà vestiva più grande, quasi come fosse un 39, un cronografo discreto, ben funzionante, affidabile, che si sposava bene praticamente con qualsiasi tipo di cinturino, insomma uno di quegli orologi che in una collezione vale sempre la pena avere e magari raccontare a un appassionato che vi chiede che cosa avete al polso in quel momento. Me ne liberai semplicemente perché, come ho già detto, purtroppo non si può tenere tutto e quindi molte volte anche soltanto per monetizzare qualcosa e comprare altro è necessario vendere, e in quel momento questo Willier era l'orologio che andava venduto. Anche questo molto probabilmente lo ricomprerei e magari prima di rivenderlo ci penserei due volte. Comunque un cronografo davvero simpatico. E questo era l'ultimo dei 12 pezzi in totale che mi sono capitati negli anni e di cui abbiamo parlato in questa miniserie di 2 puntate. Come vi dicevo prima, ho intenzione di fare un'ulteriore serie dove magari vediamo gli orologi vintage che mi sono capitati tra le mani, i veri vintage, non ad esempio questo Willier o quel Universal Geneve che vi ho fatto vedere, perché chiaramente sono delle semplici riedizioni moderne, sebbene ormai abbiano anche più di 30 anni, soprattutto il Willier. Ditemi nei commenti magari che cosa vorreste vedere, ne parleremo anche su Instagram, quindi vi invito a seguirmi anche su quel social, mi trovate come Tocco Clock, trovate il canale come Tocco Clock. Vi ringrazio come al solito per essere stati anche in questo video, e se volete potete iscrivervi, noi ci vediamo invece qui su Toc per una prossima puntata. Ciao!